Ho deciso di creare questa serie di video dedicati all'Hanumanchalisa perché sento che questo antico e splendido poema merita di essere compreso, non soltanto ascoltato. L'Hanumanchalisa è molto più di un mantra, è un poema devozionale scritto nel XVI secolo dal santo poeta Goswami Tulsidas, dedicato ad Hanuman, simbolo di forza, coraggio, umiltà e devozione. Da secoli viene recitato ogni giorno da milioni di persone e continua ancora oggi ad accompagnare il cammino spirituale di tantissimi devoti. Questo canto mi accompagna da tanti anni, l'ho conosciuto durante il periodo in cui vivevo in ashram e praticavo karma yoga. Ogni sera ci riunivamo per cantare i testi sacri come la Bhagavad Gita e l'Hanumanchalisa. Erano momenti molto semplici. Non vedevo l'ora di andare alla Guru Gita, ma allo stesso tempo molto profondi. Attraverso il canto la mente rallentava e sentivo che il mio cuore iniziava a rilassarsi e aprirsi. Imparare l'Hanumanchalisa per me è stato un vero e proprio viaggio. All'inizio mi sembrava impossibile perché sono 40 versi in una lingua che non conoscevo assolutamente, non sapevo come avrei fatto ad impararli, così ho iniziato ad ascoltarla continuamente. Me la mettevo nelle cuffie mentre facevo karma yoga, mentre lavoravo, mentre camminavo, l'ascoltavo ogni giorno ancora e ancora e ancora. Poi piano piano quei versi sono entrati nella mia memoria, ma soprattutto nel mio cuore. E più l'ascoltavo, più sentivo una sensazione di calma nel petto. Era una pace ed è una pace difficile da spiegare a parole. È stato allora che ho capito che non bastava imparare il testo a memoria, volevo comprendere davvero il significato dell'Hanumanchalisa. La parola Chalisa significa 40, proprio perché questo poema è composto da 40 strofe e ogni strofa racchiude un insegnamento. Ogni verso parla di forza, coraggio, devozione, fiducia, servizio e della capacità di superare gli ostacoli della vita. E principalmente per questo motivo ho deciso di registrare l'Hanumanchalisa e realizzare questa serie di piccole lezioni per aiutarti a capire il significato profondo di questo poema. Perché quando recitiamo un poema, un mantra o la Bhagavad Gita è molto importante conoscere il significato delle parole, impararne la pronuncia corretta e comprendere l'intenzione con cui è stato composto. Solo così possiamo entrare ancora più profondamente nella pratica e riceverne tutti gli insegnamenti e i benefici. Nella tradizione si dice che l'Hanumanchalisa ci trasforma in invincibili perché sviluppa forza interiore, concentrazione, coraggio e devozione. Ci ricorda che dentro ognuno di noi esiste una forza molto più grande di quanto immaginiamo e che attraverso la pratica costante possiamo imparare ad affrontare gli ostacoli della vita con maggiore stabilità, forza e fiducia. Per me il Bhakti Yoga, il cammino della devozione, è stato il più delicato e anche il più difficile perché le asana le puoi imparare con la pratica, i testi puoi studiarli con la mente, ma la devozione è qualcosa che nasce nel cuore, non si può forzare, cresce lentamente attraverso la pratica, il canto e l'esperienza. Ed è proprio questo che l'Hanumanchalisa ha rappresentato per me in tutti questi anni. Nel secondo video vi racconterò chi è Hanuman, chi era Goswami Tulsidas e perché questo poema è considerato uno dei testi devozionali più potenti della tradizione indiana. Successivamente inizieremo a leggere l'Hanumanchalisa verso per verso, tradurremo ogni strofa, ne comprenderemo il significato simbolico e spirituale e vedremo come questi insegnamenti possano essere applicati anche nella nostra vita quotidiana. Spero che questo viaggio possa farvi innamorare dell'Hanumanchalisa così come è successo a me. Ci vediamo nel prossimo video. Hariom Tat Sat.